In questo video ti spiego come settare al meglio il Rodecaster Video S per fare live streaming su YouTube. Sarà un video semplicissimo, ti faccio vedere le funzionalità dello strumento, ma anche quelle software, e ti faccio vedere come andare a cercare delle informazioni importanti su YouTube per poter configurare il tutto. Ma insomma, non perdiamo altro tempo, entriamo subito nel vivo di questo tutorial. Ok, qui siamo sul mio canale YouTube perché in questo momento ti faccio vedere dove andare a reperire la stream key e la URL del server per poter configurare il Rodecaster Video S in modo tale che possa fare live streaming su YouTube. Quello che dobbiamo fare è semplicissimo, quindi ti basta andare sul tuo canale, cliccare qui in alto a destra dove c'è scritto Crea e cliccare su Vai Live. Ora, non preoccuparti perché non stiamo andando direttamente live, ci sono altre schermate, quindi sei assolutamente tranquillo, ma per ottenere la stream key e l'URL del server ti serve per forza fare questa parte, seguire questa indicazione. Quindi che cosa facciamo? Arriviamo in questa schermata dove clicchiamo qui, dove dice scopri come utilizzare i codificatori, si apre questa schermata dove c'è qui la chiave per lo stream e qui la URL del server. Ora, la URL del server è uguale per tutti, quindi te la faccio vedere, non c'è nessun problema. La chiave non te la mostro perché è una password, è personale per ogni singolo canale. Se hai più canali, hai una chiave di stream per ogni singolo canale, ok? Quindi mi raccomando. Quello che devi fare è semplicemente copiare questo, andare nel software del Rodecaster Video S e incollare questi due dati. Una volta fatto, il tuo Rodecaster Video S sarà pronto per fare live streaming su YouTube. Ok, questa è la schermata del software del Rodecaster Video S. Quello che dobbiamo fare una volta che abbiamo la URL del server e la stream key di YouTube, le andiamo a inserire all'interno di questo software e ti faccio vedere come, ma è semplicissimo. Andiamo qui dove dice Stream Profiles, clicchiamo e come puoi vedere ci sono già due chiavi, due canali settati che sono i miei, ovviamente YouTube Podcast e questo canale qui, e c'è YouTube Minimalism che è l'altro canale. Che cosa facciamo? Proviamo ad aggiungere un nuovo profilo. Quello che farai tu, ti troverai un nuovo profilo, semplicemente cliccando qui al posto di New Profile scriverai quello che vuoi, al posto di server andrai a inserire la URL del server che abbiamo preso su YouTube e qui dove dice Stream Key andrai a inserire la chiave per fare lo stream che è personale, quindi ti ricordo di non diffonderla a nessuno perché è tua, personale, come se fosse una password, altrimenti se la dai a qualcuno chiunque può trasmettere dal tuo canale. Quindi la inserisci qui, fatto questo, clicchi su Save e basta, hai finito. Ti troverai qui i tuoi profili e potrai scegliere su quale profilo andare a fare live streaming. Quando vorrai cancellarlo, come me in questo momento, lo selezionerai e farai Delete. Ok, se si vuole utilizzare il Rodecaster Video S senza computer, è necessario fare una piccolissima operazione semplicissima che permette al Rodecaster Video S di essere totalmente indipendente da qualsiasi computer. Basta andare qui in Device Configuration, andare qui in Network e settare la password o collegare il cavo Ethernet. In questo modo il nostro Rodecaster Video S sarà totalmente libero dal computer e potrà trasmettere tranquillamente su YouTube, il canale che abbiamo selezionato, senza alcun tipo di aggiunta, perché grazie alle sue caratteristiche è possibile switchare tra le fonti audio-video, aggiungere layer, aggiungere video e quant'altro, tutto direttamente dal Rodecaster Video S. Nel momento in cui siamo pronti per fare live streaming e vogliamo selezionare il canale, ammesso che ce ne abbiamo più di uno, anche se ce ne abbiamo uno solo, selezionare il canale per fare live streaming, ci basta cliccare sul display, qui dove c'è scritto Rec e dove c'è il simbolino del live streaming. Fatto questo, compariranno i profili, quindi andiamo a cliccare su profilo e vediamo, nel mio caso ci sono i due profili che abbiamo visto prima, quindi il canale del minimalismo e il canale del podcast. Selezioniamo quello che ci interessa cliccando qui sul verde e siamo pronti per fare il nostro live streaming perché abbiamo selezionato il canale che ci interessa, quello sul quale vogliamo trasmettere dal vivo. Spero che tu abbia trovato semplici le istruzioni che ti ho dato. Hai visto, alla fine si tratta semplicemente di andare su YouTube, prendere due codici, inserirli all'interno del software del Rodecaster Video S e semplicemente dopo iniziare la trasmissione scegliendo se utilizzare un computer e quindi collegare il Rodecaster Video S tramite USB al computer, oppure essere totalmente indipendenti dal computer e scegliere se collegare il cavo Ethernet oppure utilizzare il Wi-Fi che è a bordo di questo Rodecaster Video S.
Se hai dubbi, domande, curiosità, ovviamente io sono a disposizione, ma ti basta commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.